Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale. Napoli-Spal 1-1, doveva essere un test interessante e così è stato, perché ci sono state delle cose che mi sono piaciute anche nelle seconde linee, e poi ci si aspettava la formazione titolare e invece Calcia ha mischiato le carte. Nel primo tempo abbiamo giocato con Zanoli, Simeone, Zedatka, Elmas, lo stesso Demme, Gollini in porta. Comunque analizzeremo in questo video la partita per ciò che è stata. Vi dico la mia, per ciò che ho visto e tutte le cose che sono successe in questo match a Di Maro, condizionato da una pioggia torrenziale, acquazzone a Di Maro, maltempo, ed è anche bello vedere partite amichevoli di precampionato dove il tempo non è buono, perché puoi già testare comunque campi pesanti, al di là delle cose che poi possono emergere, possiamo dire, perché comunque i carichi di lavoro sono quelli che sono. Al 30° del primo tempo eravamo già sulle gambe, perché comunque sei affaticato dalla benzina che stiamo mettendo nelle gambe per affrontare il campionato. Andiamo ad analizzare la partita, lo facciamo insieme. Fatemi sapere la vostra nei commenti e fatemi sapere cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti, e un bel like a questo video prima di lasciarlo, che non guasta mai. Partiamo dalla partita. Al 13° minuto c'è una bella azione, Mario Rui Politano di prima intenzione spara alto. Dobbiamo dire che il primo tempo è stato un po' privo, diciamo, di emozioni e anche di intensità, perché comunque la Spal tutta dietro la linea del centrocampo, non ci si aspettava altro. È il Napoli che deve fare la partita, è il Napoli che deve uscire fuori in questi test, ovviamente in questi test dove poi il divario tecnico è elevatissimo, anche se il risultato dice qualcos'altro, perché è finita 1-1. Al 19° Zanoli in un'ottima chiusura difensiva, diciamo, mette una pezza ad un ribaltone della Spal, l'unico poi del primo tempo. E lo stesso Zanoli 3 minuti dopo una grandissima discesa sulla fascia destra, mette al centro per il Ciolito Simeone, botta e parata in angolo. Al 34° lascia il campo Mario Rui, credo in via precauzionale, poi vedremo cosa è successo, se c'è un infortunio, l'entità dell'infortunio, vedremo poi nelle prossime ore o domani cosa è successo al nostro Mario Rui. E al 38°, che poi è l'ultima azione, diciamo, di rilievo del primo tempo, Elmas lancia Politano quasi come si faceva tra Callejon e Insigne, con il taglio sulla destra, Politano in acrobazia, alto. Nel secondo tempo entrano le stelle, tra virgolette, dello scudetto e il Napoli titolare: Zielinski, Lobotka, Osimhen, Kvaratskhelia, Raspadori, Meretti in porta, Di Lorenzo, Rachmani. Si vede la differenza ovviamente tra prime e seconde linee, al di là che sia una partita per il ritiro, al di là che sia una partita pre-campionato, si vede comunque la differenza di approccio, la differenza di gioco. È un Napoli che però non è cambiato nel DNA, lo si vede da subito. È un Napoli che comunque tiene la linea alta, è un Napoli che aggredisce l'avversario quando perdevamo il pallone. Al 50° Raspadori, che poi è stato secondo me il più pimpante e quello che ha visto di più la porta a livello di tiri. Al 50° Raspadori tira alto, al 53° c'è la traversa di Kvaratskhelia e al 54° Raspadori con un altro tiro stava quasi segnando, ma niente da fare. Arriva il gol della Spal su una dormita, ovviamente punizione da centrocampo, prendiamo un tiro da centrocampo, gol dell'anno ovviamente della Spal, però vogliamo bocciare il Napoli per la dormita? Non lo bocciamo, perché è un amichevole precampionato e stiamo studiando soluzioni e situazioni, però ovviamente merito al calciatore della Spal, che comunque ha messo una palla in porta da 50 metri. Prendiamo il gol e andiamo sotto l'1-0. Il Napoli però ha vissuto il secondo tempo a livello agonistico molto meglio del primo, soprattutto Osimhen, che andava a dire la sua ogni volta che prendeva il fallo. C'è stato un tocco di mano che forse poteva essere rilevato in area di rigore della Spal, e Osimhen ha richiamato l'arbitro perché voleva il calcio di rigore. A livello agonistico Osimhen
anche le partite nel campetto della Chiesa non vuole perdere, ottimo così per mentalità e approccio. Comunque al 72esimo ci riprova ancora Raspadori, il tiro è alto, al 73esimo arriva il gol, assist di Zielinski dalla sinistra, Anguissa centro area, piazza l'1-1, poi il Napoli cerca di portare la partita a casa, parliamo sempre di una partita di ritiro precampionato, però ovviamente io la prendo come una partita non ufficiale ma quasi. Al 73esimo pareggiamo, Kvaratskhelia al 75esimo si accentra dalla destra e tira, il tiro è alto, al 78esimo c'è il secondo e il unico tiro poi dopo il gol della SPAL e Meret devia in angolo, all'80esimo ancora Raspadori, parata in calcio d'angolo e il Napoli ha cercato di portare la partita a casa, non ci è riuscito ovviamente, però io ho visto la partita prettamente per vedere se potevamo scorgere già qualche differenza tra il Napoli di Spalletti e il Napoli di Garcia, se ci sono già alcuni automatismi incamerati che possono essere diversi. Ovviamente è ancora presto, però è un Napoli che giocherà, credo, quasi lo stesso calcio con qualche input in più del nuovo allenatore. L'ha già detto Garcia in conferenza, non sto qui a dire cose che cadono dal cielo o cose non vere, perché Garcia l'ha detto stesso lui, non snatureremo niente e nessuno, appunto perché la squadra che ha vinto lo scudetto è una squadra che al di là dello scudetto vinto è il come l'ha vinto e come ha giocato in Serie A ed in Europa, quindi non c'è niente da snaturare, c'è solamente da rioleare meccanismi che possono essere appannati durante l'estate, durante la pausa, eccetera eccetera. Però tutto sommato è stata anche una partita divertente, perché poi difficile da giocare su un campo del genere dove c'è stato un acquazzone per quasi tre quarti della partita. La pioggia si è fatta più intensa, è vero, nel secondo tempo, però era cominciata già nel primo tempo. Campo viscido, una SPAL che comunque organizzata. Abbiamo affrontato una squadra che ci ha fatto fare un ottimo test, soprattutto in vista di partite per la Serie A, dove affronti poi squadre che ti vengono in casa, oppure vai tu in casa loro e le trovi tutte quante dietro la linea del centrocampo, dietro la linea del pallone. È un Napoli che ha verticalizzato come si deve anche nel primo tempo. Ci sono stati degli scambi che comunque sono stati molto simpatici e fatti bene. Nel secondo tempo ovviamente è andata molto meglio per la differenza di qualità dei singoli, è inevitabile. Io non è che voglio dire che poi le seconde linee siano scarse e la prima squadra sia eccellente, però è un dato di fatto che se ti chiami Zielinski, ti chiami Kvaratskhelia, ti chiami Osimhen, invece nel primo tempo hai giocato comunque con Zedat, che hai giocato con Demme, hai giocato con Zanoli, con Gollini, eccetera eccetera. Vabbè, Gollini, Meret, comunque non c'è questo dualismo e questa differenza tecnica molto alta, però comunque è una cosa normalissima quando entrano poi le prime linee in campo. La SPAL non ha fatto altro che difendersi, non ha potuto fare altro che difendersi. C'è stata anche una bella sforbiciata di Osimhen che è caduto male a terra e c'è stato un momento che ho detto è caduto proprio male, speriamo che non sia niente di grave. Non era niente di grave, ovviamente. Osimhen si è rialzato e ha continuato a giocare e a dettare passaggi, a cercare di buttarla dentro in qualche modo. Non ci siamo riusciti, vuoi per i carichi di lavoro, vuoi per la poca lucidità, che poi è una conseguenza dei carichi di lavoro, quando ti trovi a correre comunque per già 40-45 minuti dopo i primi 10 giorni di ritiro, dove hai messo benzina nelle gambe e continuerai a farlo. Non sono queste le partite che devono darti indicazione se tu puoi dominare il gioco già da adesso, ma lo saranno le partite dalla prima settimana di agosto, forse dal 10 agosto in avanti potremmo vedere l'ultima amichevole
ci potrà dare qualche indicazione diversa. Noi seguiremo sempre il flow delle partite, ragazzi. Iscrivetevi al canale, restate aggiornati sui contenuti e attivate la campanella delle notifiche, perché parlare di calcio giocato è sempre molto più bello che parlare di calcio mercato. Ci vediamo nel prossimo video, ragazzi, e sempre Forza Napoli. Ciao!